Oggi parliamo di sinonimi. Bene ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E oggi parliamo di sinonimi. Sinonimi. Cosa sono i sinonimi? I sinonimi sono parole che hanno un significato simile o apparentemente uguale. Il temporale, avete sentito? Non so se l'avete sentito, c'è il temporale, visto che siamo in Italia, qui c'è sempre il sole, c'è il temporale di fuori. Comunque, torniamo al nostro discorso. Sinonimi. Imparare i sinonimi vi permette di fare un salto davvero grande nella vostra competenza linguistica, perché padroneggiare le sfumature di significato delle diverse parole significa poter fare un uso della lingua molto avanzato, un uso molto sottile, poter veicolare i significati che volete in modo preciso, in modo chirurgico, no? Come diremmo con una metafora. E quindi vediamo i sinonimi. E questo, ragazzi, è uno di quei temi che richiama sempre la solita questione del metodo, perché i sinonimi vengono acquisiti normalmente da un nativo tramite la continua e massiccia esposizione alla lingua e quindi vengono acquisiti in modo totalmente inconscio e istintivo. Un nativo arriva a un certo punto che conosce perfettamente e padroneggia tutte le diverse sfumature di significato di parole simili, non perché le ha capite e studiate a tavolino, ma perché le ha sentite 1 miliardo di volte in tanti contesti diversi e il cervello piano piano ha messo insieme i tasselli, ha unito puntini, no? Voi invece, come persone che stanno imparando l'italiano come seconda lingua, dovete fare un lavoro più razionale, vi può risultare utile per accelerare il vostro apprendimento, cercare di capire le differenze fra i vari sinonimi, grazie a qualcuno magari come me oggi in questo video che ve le spiega. Ora, in questo video naturalmente vi farò solo qualche esempio. La gran parte delle sfumature dei sinonimi voi comunque le imparerete, le acquisirete solo con l'uso e con l'esposizione continua e massiva nel tempo. Quindi, come sempre io vi dico, l'uso razionale dell'apprendimento, cercare di voler capire le cose, di studiarle, è un acceleratore, non deve essere il vostro fine, il vostro mezzo principale, ok? Tant'è vero che anche il lavoro che cercherò di fare io oggi con voi, cioè di spiegare a voi le differenze di significato, di sfumatura fra parole molto simili, è difficile anche per un nativo, perché un nativo spesso non si sa spiegare razionalmente queste cose, le percepisce, le sente e basta, usa una parola quando deve usarla, senza chiedersi ma qui c'è una sfumatura di significato così, cos'ha, in tal senso. Partiamo subito ragazzi con un esempio. Il verbo vedere, in italiano abbiamo tanti sinonimi, c'è vedere, c'è guardare, c'è ammirare, c'è scrutare, ce ne sono tanti. Vediamo questi 3 o 4 che ho menzionato. Vedere è probabilmente il più generico, il più neutrale. Vedere vuol dire con gli occhi, no, con gli occhi io percepisco una cosa che è davanti a me. Guardare è molto simile a vedere, ma ha già una sfumatura di significato diversa perché guardare indica già una intenzionalità maggiore. Vedere è un atto neutrale, guardare implica l'intenzione di voler vedere. Ad esempio, raramente diciamo vedere la televisione, si può dire, attenzione, ma molto più spesso diciamo guardare la televisione. Mi sono seduto a guardare la televisione. Se io dico mi sono seduto a vedere la televisione, sembra quasi che io mi sia seduto sul divano a vedere la televisione spenta, la televisione come oggetto è lì, mi metto lì e vedo che c'è. Quando intendo sedermi a guardare un programma televisivo dico guardare. Poi cos'è che ho detto? Ho detto ammirare. Ammirare vuol dire guardare una cosa con intenzionalità e anche con ammirazione. Ammirare un bellissimo paesaggio, ammirare un tramonto. Non guardo semplicemente un tramonto, io ammiro un tramonto perché è una cosa bella che dà gioia, che desta meraviglia. L'altra parola che vi ho menzionato era scrutare. Scrutare vuol dire guardare in modo
insistente e quasi a voler scansionare una cosa, no? O una persona. Sono passato e c'era un tizio che mi ha scrutato dalla testa ai piedi, che ti ha guardato in modo fisso e con insistenza. E spesso scrutare, a seconda del contesto, può avere anche appunto una valenza negativa. Se una persona ti scruta non è una cosa bella. In altri contesti no, non ha una valenza negativa. Fra l'altro, ad esempio, scrutare può avere anche un significato che noi diciamo un significato figurato, cioè ad esempio, dopo aver scrutato attentamente le possibilità, dopo aver scrutato attentamente la situazione, è un significato metaforico, figurato, non è una cosa che realmente guardi, ma è un'azione mentale, no? E che però vedete che ha questo significato di far passare con la mente con estrema attenzione e precisione in tutti i dettagli. Prendiamo adesso invece ad esempio un aggettivo, non più un verbo, un aggettivo. E bello, bello, possiamo dire carino, possiamo dire splendido, possiamo dire meraviglioso. Anche qui abbiamo trovato 4 sinonimi per dire la stessa cosa. Bello è quello più neutrale, è quello più neutrale. Una cosa bella è una cosa, una persona, bella si può dire di una cosa, di una persona, è una cosa piacevole. È il termine più neutro e più comune in assoluto. Quella è una bella ragazza, è una ragazza piacevole d'aspetto. Guarda che bel gattino, è un gatto bello. Bello inteso come piacevole, non necessariamente in senso estetico, ma anche in senso proprio figurato, in senso più ampio. Poi c'è, dicevamo, carino, carino, carina. Carino ha un significato già più di vezzeggiativo, cioè una cosa carina è una cosa, eh, anche qui poi vedete ci sono tante sfumature. Tendenzialmente carino può essere usato con due sfumature abbastanza diverse. Può essere usato con una sfumatura vezzeggiativa, cioè una cosa carina, può essere una cosa graziosa, una cosa piacevole. Oh, guarda com'è carino quel bambino che fa, non so, che gioca, eccetera. Oh, guarda com'è carino quel gattino che gioca con la palla, no? Carino, carino. Quindi spesso carino ha questa bella connotazione che indica qualcosa di grazioso, di tenero, che fa tenerezza, ok? Però attenzione, dicevo, spesso c'è un'altra sfumatura diversa che non è poi tanto bella, perché potrebbe indicare anche qualcosa che è inferiore al bello, cioè quella ragazza non è bella in realtà, è carina. In questo caso sto dicendo che quella ragazza esteticamente non è bella, ma è solo carina, cioè è un livello inferiore di bellezza. E quindi questo è un significato un po' negativo, se vogliamo. Oppure posso dire, che ne dici del mio disegno? È bello? E il maestro dice, "Mm, è carino, dai, no? Carino inteso come un grado inferiore a bello. Quindi sono queste due sfumature diverse a seconda di come e di dove lo usiamo. State attenti che e poi dipende anche proprio dalla frase, dal tono, dal contesto, no? Io posso dire appunto oh, guarda com'è carina quella ragazza e la sfumatura è positiva. Poi vi ho menzionato l'aggettivo splendido, splendido, splendida. Anche qui splendido di solito può voler dire o qualcosa di più di bello, cioè qualcosa di eccezionale, o qualcosa di luminoso, no? Splendere vuol dire proprio emanare luce e quindi in senso metaforico, figurato, qualcosa che è splendente, quindi qualcosa che è splendido è qualcosa di fantastico, di meraviglioso. Ho passato una serata splendida, vuol dire che ho passato una serata bellissima. Quindi è un grado superiore al bello. Infatti vedete che ho utilizzato l'aggettivo con il grado superlativo, bellissimo, per dire in un altro modo splendido. Prendiamo adesso l'altro esempio che era meraviglioso. A qui vedete qual è la differenza fra splendido e meraviglioso? Sono molto simili. Meraviglioso, anche qui vuol dire
bellissimo, meraviglioso nel senso che qualcosa che desta meraviglia, quindi ha questa sfumatura che è quasi fiabesca e vedete che a seconda anche della derivazione della parola o dell'aggettivo, che spesso è una derivazione appunto metaforica, figurata, diamo la sfumatura di significato diverso, perché vi ho detto che splendido deriva dall'idea di splendere, quindi c'è questo senso di luminosità. Meraviglioso deriva dall'idea di destare, di creare meraviglia, stupore. Vogliono dire la stessa cosa. Io posso dire ho passato una serata bellissima, ho passato una serata stupenda, ho passato una serata meravigliosa, e in tutti e tre i casi ho detto sostanzialmente la stessa cosa, ma c'è un pelino di sfumatura di significato diversa. E spesso le sfumature non sono poi così importanti, non vengono percepite tanto, specialmente nella parlata colloquiale, nella parlata veloce. Però in una lingua le sfumature molto spesso sono importanti e tante persone che hanno finezza per la lingua, le sfumature le colgono e le apprezzano. Quindi è importante, molto importante saperle usare e saperle cogliere quando le persone parlano a voi. Facciamo un altro esempio: essere arrabbiato. Posso dire essere arrabbiato, essere irritato, essere infastidito. Quali sono le differenze fra questi tre termini? Arrabbiato indica proprio una rabbia piena. Stamattina siamo arrivati in ufficio, il capo era arrabbiato perché abbiamo sbagliato tutto ieri. Oggi a scuola la maestra era arrabbiata con noi perché non abbiamo fatto i compiti e si è messa a gridare e poi ci ha dato la nota. Ha dato una nota a tutti, era veramente arrabbiata. Poi abbiamo irritato. Irritato è un po' meno di arrabbiato. Irritato vuol dire essere molto infastidito, una cosa ti dà veramente fastidio, sei quasi arrabbiato ma lo stai contenendo. Quando sei irritato cerchi di contenere la tua rabbia, non hai perso il controllo, non stai gridando, però insomma hai questa sensazione di fastidio, di disagio. Il capo ieri era molto irritato perché non abbiamo rispettato le scadenze e quindi lo vedevi che era veramente irritato, era intrattabile. Poi c'è infastidito. Infastidito è forse ancora un po' meno di irritato, è una sensazione di fastidio, di disagio che non è ancora sfociata nel sentirsi irritato, nel sentirsi arrabbiato, però è una situazione in cui non ci stiamo trovando bene, stiamo sentendo un certo disagio. Ad esempio, ieri ho parlato con Maria, ma quel suo commento mi ha infastidito. Ha fatto un commento che mi ha infastidito, cioè ha detto una cosa che ha creato in me una sensazione spiacevole, di disagio, di fastidio. Quello è infastidito, quindi arrabbiato, irritato, infastidito. Uno dei verbi più usati in italiano, dire. Possiamo trovare dei sinonimi anche qui. Dire, affermare, sostenere, dichiarare. Ok? Quattro verbi molto simili, ma con sfumature abbastanza diverse. Dire è il più neutrale ed è il più utilizzato. Vuol dire appunto parlare e dire qualcosa. Affermare è più deciso di dire, è meno neutrale. Affermare porta con sé proprio un senso di sicurezza di chi parla, perché dice una cosa ma la mette come punto fermo. Manuel afferma che il modo migliore per imparare l'italiano è il metodo naturale. Sto affermando, non sto semplicemente dicendo, io sono sicuro, e spesso ha una sfumatura anche un po' più formale, cioè difficilmente nella colloquialità si dice affermare, si tende a usare il verbo dire. Poi abbiamo il verbo sostenere, che è molto simile ad affermare, perché anche sostenere indica questa sfumatura di sicurezza di chi sta parlando, e anche questo è un po' più formale rispetto a dire, ma porta una sfumatura anche qui un po' diversa. E posso dire ad esempio, Manuel sostiene che l'italiano si impara meglio con il metodo naturale e nei suoi video cerca di dimostrarlo. Sostenere ha questa sfumatura di significato che vuol dire proprio difendere con forza e con costanza quello che tu stai dicendo, tant'è vero che si possono addirittura utilizzare entrambi insieme, affermare e sostenere. Manuel
afferma e sostiene che l'italiano si impara meglio con il metodo naturale. Afferma e sostiene, cioè è convinto di quello che sta dicendo, lo afferma e fa tanti video per dimostrarlo, quindi per sostenere questa sua tesi. Afferma e sostiene. L'ultimo era dichiarare. Di solito dichiarare ha questa sfumatura aulica e formale e per questo viene utilizzata spesso in contesti appunto più formali e più anche burocratici. Ad esempio, il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza. Dichiarare, cioè dire pubblicamente in modo formale. Altro verbo molto bello e molto utilizzato. Provare a fare qualcosa. Provare, posso dire tentare di o cercare di. Qui attenzione, distinguiamo subito l'uso del verbo provare, inteso come provare una sensazione. In questo momento provo gioia, dall'utilizzo di provare a fare qualcosa. Qui ve lo metto nella stessa identica frase, così capite proprio come addirittura nella stessa frase posso veicolare 3 sfumature diverse cambiando il verbo. Ho provato a fare un video da mettere su YouTube. Ho tentato di fare un video da mettere su YouTube. Ho cercato di fare un video da mettere su YouTube. In queste 3 frasi ho detto tendenzialmente la stessa cosa, ma con 3 sfumature ben diverse. Provare a è più neutrale, vuol dire fare un esperimento. Non ho mai fatto video su YouTube, è la prima volta che lo faccio, proviamo. Ho provato a farlo, vediamo come va. Tentare invece ha questa sfumatura che è un po' più avventurosa. Tu non l'hai mai fatto, è una cosa probabilmente difficile, fuori dalla tua zona di comfort, e allora tento di farla. Non l'ho mai fatto, non so se sono capace, tentiamo. Ho tentato di fare un video su YouTube, quello che esce, quello che salta fuori o salterà fuori. Ho tentato. Poi ho cercato di fare un video su YouTube. Cercare mette la sfumatura, l'attenzione più sul concetto di impegnarsi, cioè anche qui non è una cosa nella mia area di comfort, una cosa che sono abituato a fare, eccetera. Quindi ragazzi, ho cercato di farlo, mi sono impegnato al massimo per farlo. Vedete che nelle 3 frasi ho detto 3 cose sostanzialmente molto simili, però ho veicolato 3 sfumature di significato che una persona che conosce bene la lingua percepisce. Vi ricordo ragazzi che se questi video vi piacciono, vi interessano e avete paura di non trovarli più, vi basta iscrivervi e cliccare sulla campanella, così avete sia il promemoria e sia il fatto di poterli ritrovare facilmente quando vi servono. Altro verbo molto utilizzato, capire, no? Capire possiamo dire comprendere, possiamo dire rendersi conto. Qual è la differenza? Anche qui sono delle sfumature. Capire è quello più generico. Ho capito cosa intendi dire, no? Ho capito, mi è chiara la cosa. Poi però posso dire comprendo le ragioni della tua scelta. Comprendere vuol dire capire, ma qualcosa di più. Comprendere vuol dire essersi fermato ad analizzare, ha un significato un po' più di analisi di una situazione, quindi tu vai a capire la situazione perché hai compreso gli elementi di quella situazione. Comprendere è un po' più analitico, un po' più profondo rispetto a capire, è un capire a un livello un po' più profondo. Poi c'è rendersi conto. Mi rendo conto che forse abbiamo sbagliato tutto. Rendersi conto vuol dire capire, comprendere, ma la sfumatura è quella di una presa di coscienza. Mi sono reso conto, cioè ho preso coscienza del fatto che abbiamo sbagliato. Ora ragazzi, attenzione, lo scopo di questo video era sostanzialmente duplice. Duplice vuol dire 2 cose, cioè uno
volevo effettivamente insegnarvi alcuni sinonimi e farvi capire le sfumature di alcuni sinonimi. 2, volevo farvi capire in senso più ampio il concetto stesso, ok? Del fatto che ci sono dei sinonimi e che hanno queste sfumature. Però attenzione, non è che adesso dovete diventare ossessivi a cercare a tutti i costi di capire le sfumature di tutte le parole, i significati più reconditi, più nascosti. No, attenzione. Eh, quello che volevo farvi capire è che se voi quando ascoltate la lingua siete attenti e siete critici in senso positivo, cioè siete analitici, state molto attenti a quello che sentite, cercate di analizzarlo, voi riuscite a cogliere e nel tempo a immagazzinare e a interiorizzare queste differenti sfumature, poi le saprete usare anche voi, andando poi a parlare con una lingua molto più ricca e avanzata. Quindi cos'è a livello pratico quello che voi dovete fare? È semplicemente quando ascoltate la lingua non fatelo in modo passivo, in modo sciatto, in modo annoiato, ma ascoltatela sempre con una sorta di attenzione e una sorta di curiosità intellettuale, che è quella che vi permette di chiedervi ogni volta perché lì ha usato dire e invece perché lì ha usato affermare. E in quel caso invece quella persona ha usato dichiarare. E state attenti a queste sfumature. Non è che dovete diventare matti a cercare di capire, però dovete avere quella curiosità, quel brio intellettuale di chiedervi, di notare queste cose, di notarle. Notare vuol dire accorgersene. Quindi quando dico che non dovete diventare ossessivi, intendo dire che la vera padronanza di queste sfumature dei sinonimi arriva con il tempo, con la pratica quotidiana e con la ripetizione, cioè con l'acquisizione naturale della lingua, ok? Però il primo passo, chiamiamolo così, il prerequisito essenziale, il prerequisito, cioè la cosa che serve alla base, senza la quale non potete farlo, il prerequisito è che dovete fare sempre un ascolto attento e curioso. Dovete notarle queste cose, perché se le notate tutte le volte, piano piano mettete insieme i tasselli e poi arrivate a intuire e a interiorizzare queste sfumature. Se voi invece non le notate mai, perché fate sempre una lettura superficiale, queste sfumature non arriverete mai a capirle e padroneggiarle. Attenzione, curiosità intellettuale e pratica, e tanta pratica, senza problemi, con calma, con il tempo, vedrete che ci arriverete, ok? Adesso fate anche un piccolo esercizio, provate a prendere qualcuno di questi sinonimi di cui abbiamo parlato oggi e provate a costruire una frase nei commenti. Così fate esercizio, vi applicate, attivate la mente, quindi ve le ricordate molto meglio. Quindi ragazzi, anche per oggi dai, abbiamo fatto una bella chiacchierata, alla prossima!